Ci troviamo al Vacuum Studio, lo studio di Bruno Germano, che si trova in una location che non possiamo rivelarvi, però segretissimo, molto, possiamo dirvi, molto bella, una cascina in campagna, stiamo da Dio. Siamo qui per documentare la scrittura di una pagina importante della storia del rock. Bravo. Siete? Qual è la strumentazione tecnica, i pedalini, i synth, le cose particolari che abbiamo utilizzato per registrare questo disco? Personalmente sto utilizzando un Moog Sub 37, che è un synth monofonico, parafonico per la precisione, e nel 90% del disco c'è quello, quindi già questa cosa caratterizza abbastanza il suono. Un altro elemento abbastanza importante è quello del vocoder, che è stato inventato in ambito militare nella seconda guerra mondiale per, diciamo, cifrare i messaggi tra gli alleati, non lo sapevo. In musica si utilizza dagli anni 60-70 e i celeberrimi esempi che mi vengono in mente sono i Kraftwerk, Daft Punk, Earth, Wind & Fire, praticamente in tutta la musica black che vi posso venire in mente. Io ho suonato su una batteria vintage Ludwig, gentilmente concessami dal Vacuum Studio, e poi ho cercato di creare dei suoni che vanno al di là della semplice tecnica batteristica, utilizzando per esempio archetti da contrabbasso sfregati sui piatti o oggetti di gomma sfregati sempre sui piatti, che creano sonorità che ricordano un po' sia per esempio i versi delle balene o i suoni che si possono immaginare provengano dallo spazio, ma anche dai grandi fondali marini. Quindi questo mi ha permesso un po' di spaziare e di andare oltre il normale utilizzo di una batteria, diciamo così. Uso un Music Man Stingray del 81 con una quantità di effetti importante, anche se alla fine ne ho provati tanti nel corso degli anni, ma il mio preferito rimane un MXR giallo Distortion più. Abbiamo anche tentato in fase di studio di provare altri distorti, alcune volte abbiamo aggiunto 2 bassi grazie all'aiuto di Bruno e i suoi consigli, però alla fine quel suono lì bello marcio e preciso a quelle frequenze giuste per mischiarsi col Sub 37 di Stamp, creando una pasta laser funk e punk allo stesso tempo, sì. La cosa interessante del mio basso è che è stato acquistato a Genova ed era di uno dei componenti, dei 3 componenti delle 3 entità che formano il Gabibbo, che chi non è italiano sicuramente non sa chi è, però per chi è italiano è una presenza importante di tutta l'infanzia. Uno che è che dentro scrive, al Gabibbo e uno che scrive. E uno che sta dentro, esatto. Io l'ho acquistato da quello che scrive tutte le partiture, le chiamerei, la del mente, Gabibbo. la mente del Gabibbo, esatto. 113 registrazioni che nessuno farà mai. Come siamo messi? A grandi linee le idee di Tubax partono solitamente, ma non sempre in realtà, però molto spesso da un giro di basso. Non fare modesto. Non faccio modesto, infatti vuoi dirlo tu? Vai avanti. Cioè partiamo dal principio che i Tubax sono un'entità possibile, plausibile solamente con questi 3 elementi, nel senso che ci conosciamo da veramente da quando avevamo 14 anni, adesso ne abbiamo 33 più o meno tutti. Siamo un gruppo di Bologna, suoniamo insieme da 2 o 3 anni. Abbiamo trovato la quadra, a volte con Foglie non parliamo neanche in una lingua precisa, nel senso che flusso di coscienza
trasformato in musica. Stream of consciousness, come studiavamo alle superiori. I nostri brani sono fatti da tante cellule di riff che si attaccano l'una all'altra. Diciamo che noi non ci siamo mai sentiti parte del mat rock. Lo sento proprio personalmente come un mashup interno di generi distinti che ti vengono fuori nel momento in cui si scrive tutti insieme, si suona tutti insieme, anche perché abbiamo 3 teste completamente diverse. Io mi sono sempre sentito molto più funk, che alla fine la definizione di funk è rude, ma allo stesso tempo sexy, che ti attrae in qualche Ma alla modo, fine secondo me il trasporto. problema delle definizioni è che sono necessarie solo per porsi dei limiti, perché in realtà tu potresti Esatto. definire un genere musicale in 100 miliardi di modi diversi. Cioè il fatto di Certo. definirsi mat solo perché ci sono dei No. tempi dispari, o prog solo perché ci sono dei tempi dispari, o funky perché c'è lo slap, o elettronica perché c'è il synth, cioè nel senso diventa tutto molto Infatti è una limitato. cosa molto Sono dei personale. gruppi della scena mat rock che comunque sono stati delle grandi ispirazioni. Dietro quello che facciamo noi ci sono sia i Parliament che George Clinton che Bootsy Collins che un sacco di altri generi. Il gioco a chi è più intelligente incastra Esatto. più tempi dispari. In questa cosa non ci riconosciamo invece in quell'approccio di un genere carico che non si pone il limite del 4 quarti o che deve essere dispari per forza o che deve cambiare 250 tempi come un pezzo di Dream Theater, cioè nel senso Che però in realtà lo penso che facciamo, però avviene sempre comunque in maniera abbastanza naturale, seguendo un'idea, un modo di principio, pensare. Sì. qual è la differenza tra il pari e il dispari? In realtà non è semplice. Ma una volta mi ricordo che Provate in a America- pensare di avere 4 dita senza il pollice, sarebbe un bel casino, invece il pollice è opponibile, pensate quante possibilità che vi E dà. se togli il mignolo? Se togli il mignolo è un problema, non riesci a tenere per esempio la bacchetta della batteria in mano, Hai non spiegato riesci perfettamente a dosare il peso. in maniera esemplare la differenza tra pari e dispari. Inoltre storicamente Però la musica potresti- inizialmente era divisa e era ternaria, le primi tipi di scrittura musicali erano ternari, perché il battito cardiaco in realtà ha 3 colpi. Pulsazione. Tu. È bello, si Tu. imparano tante cose, maestro, ancora dopo tanti anni. Sempre maestro, ma come fa? No, comunque mi ricordo che una volta in America, non mi ricordo chi, però mi ricordo che eravamo da Martin. Oh, Dov'era? Erie, Pennsylvania. Mi ricordo che Styx, Crocodile. batterista super funky, mi chiese: ma perché suonate tutto dispari? Il mondo è pari. E a quella cosa lì io mi ricordo che ci sono rimasto un po' scippato di qualcosa. Evidentemente dentro il di me. nostro mondo interiore non è pari. Sì, Cioè voglio dire, però, quante cose ci sono, riff mitici che sono dispari. quanti animali ci sono che hanno le zampe pari e quanti dispari? Questo non si... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Money Sarebbe uguale se day, fosse money day. pari. Le idee che stanno dietro a questo nuovo disco e i dischi precedenti. Distopia e il mass media come qualcosa di leggermente marcio che nasconde un altro messaggio alla Essi Vivono di Carpenter, quindi più diciamo entro gli anni 80, cosa che abbiamo anche cercato di ricreare inventandoci questo oggetto che era un pop-up che venendo smontato diciamo e ricomposto creava il disco, però anche la forma di una TV, un po' tipo alla pistola che c'è in Existence di Cronenberg che ti viene montata con gli ossi, proprio la ricerca di unire un po' la materia con lo spirituale fino ad arrivare a Superspazio, dove finalmente siamo felici di essere riusciti nel dare una chiave di accesso al nostro mondo. Bruno Germano è un musicista e tecnico del suono
che lavora a Bologna. Ci siamo conosciuti, siamo subito trovati bene, abbiamo subito inquadrato il personaggio, che non è uno che preme rec ed è a posto, ma ci ha subito fatto capire che quello che esce dal Vacuum Studio esce se lui è contento. La cosa che ci ha colpito di Bruno è stata non solo il modo in cui sa usare le attrezzature, che questo è ovvio, nel senso che è un fonico eccezionale, ma anche il modo in cui sa gestire il gruppo dentro lo studio. Capisce perfettamente quali sono le dinamiche del gruppo, come motivarlo, come stopparlo quando si rende conto che magari si sta cercando di procedere in una strada che non può funzionare. Lo facciamo entrare in campo. C'è Bruno? Bruno? Cosa hai provato a lavorare con i Tupac? Mi sono divertito tantissimo. Beh, sei anche riuscito nella difficile opera, secondo me, di ricreare quella sintonia e quella potenza che c'è nel live. Noi Bruno lo seguiamo da quando suonava con i Settlefish, che pure mi piaceva un sacco. Anche a me. Bruno è il fonico più o meno stabile di Giardini di Miro, fa Orchestra, Zeus, insomma un sacco di gruppi importanti. Quando l'hai messo in piedi lo studio? Quanti anni fa? 3-4? Allora, no, di più. Questa è la seconda versione dello studio. 2.0. L'1.0 è quello che ha visto Fogli, Quello che ho visto io. che era figo lo stesso, Era molto più piccolo. Era piccolo ma caratteristico. Però comunque producevi già della roba che... Sì, ho lavorato con Cat, 2 dischi coi Settlefish lì, disco Drive, un sacco Maioso Mixtape. Un po' di gruppi che giravano ormai più di 10 anni fa. Cosa vuol dire vacuum? Vuol dire vuoto in latino, però vacuum tube è il nome delle valvole in inglese, perché appunto sono tubi sottovuoto. Non è vuoto per niente. Non è per niente vuoto, però diciamo che il concetto del vuoto mi ha sempre abbastanza affascinato, e quindi È una delle cose che mi è piaciuta di più quando siamo venuti la prima volta, è stata la possibilità di registrare su nastro. che è quello che abbiamo fatto alla fine. Esatto. Però non usi solo quello, lo mischi. Sì, faccio è un mix delle due tecnologie che secondo me è molto virtuoso e efficace, perché si riesce a catturare il suono in un modo, lo chiamiamo vintage, comunque che ha un suono che per il rock funziona molto bene, soprattutto per le batterie, per il basso, per i piatti della batteria in particolare. Quindi anche per il laser funk funziona molto bene. Per il laser funk secondo me funziona molto bene. A me è piaciuto un sacco il tempo di attesa del riavvolgimento del nastro. Quella che è una cosa assolutamente umana, di un calore pazzesco. Quella cosa in realtà aiuta tantissimo a mantenere la concentrazione, perché ti dà il tempo fisico tra una serie di take. Il nastro dura 15 minuti, quindi dopo 15 minuti per forza hai 1 minuto e mezzo, 2 minuti in cui il nastro deve andare indietro e tu ti riprendi un attimo, ed è una cosa che in digitale non succede, quindi rischi di fare magari di incaponirti 100 take su un pezzo che non viene e di suonarlo 20 volte di fila senza mai fermarti. Sì, vai fuori giri. Tu sei ufficialmente coproduttore di questo disco? Penso di aver contribuito anche a livello creativo oltre che tecnico nella realizzazione del disco, ma una volta che sto lavorando su della musica che mi piace, che mi coinvolge, è chiaro che mentre l'ascolto, mentre la si registra, mi vengono in mente delle cose che si potrebbero fare. Vi siete anche fatti tagliare ci siamo affidati molto. 3 minuti di un pezzo, quindi direi che quella è stata aggressiva, schiero ancora ce l'ho lì. Quello non mi sono ancora ripreso. è stata molto aggressiva quella. Quasi un cagacazzo. Quasi.
Un'altra persona che mi ha ricordato umanamente, mi è piaciuto umanamente come Bruno Germano. È l'unico featuring del disco, praticamente. Esatto, e si chiama Turella. Luciano Turella. Unico ma indispensabile. A.k.a. Irton Branda. Con cui suoniamo da 2 annetti. È un polistrumentista, suona la viola, il sintetizzatore, suona la batteria. Si è imparato tutti i nostri pezzi e tutte le nostre cose un po' strane, a Anche menadito. è molto sexy. È molto sexy. Bello dolcino, Un pezzo fondamentale nel progetto Tubax è stato Giaffa, perché è venuto con noi in tour, ha registrato nel secondo disco Governo Laser 2 pezzi ed è un grandissimo chitarrista. Che cos'è Superspazio? Perché abbiamo scelto questo titolo? Il superspazio è il punto in cui tutta la materia si decompone, gli atomi perdono identità e non si capisce più cosa stia succedendo, per poi magari ricomporsi da un'altra parte in maniera informe o in completamente identità diverse. totalmente diverse, ed è un po' quello che pensiamo anche della nostra musica, probabilmente, che potremmo Sì, certo. scomporre. C'è un'analogia. Quali sono le idee anche, diciamo, estetiche o simboliche o di immaginario che ci stanno dietro? Personalmente sceglierei sicuramente Nightwalker, perché è un pezzo che rappresenta un po' la svolta anche stilistica dei Tubax. È il famoso pezzo di 16 minuti. Si articola in 3 parti, Nightwalker 1, Nightwalker 2 e Nightwalker 3. E il riferimento è al fumetto, la cui sceneggiatura è stata scritta da Schierro contestualmente alla scrittura dei brani di Superspazio. Una grande metafora. Nello specifico, nel fumetto, i Nightwalker sono coloro che difendono la popolazione rimanente su questa terra da questi fantomatici nemici che sono le ombre su questo pianeta, che si chiama Y67, che è un altro dei brani del disco. Però sì, i Nightwalker sono i nostri paladini, coloro che devono buttare il cuore al di là dell'ostacolo, perché tutto quello che cercano e desiderano è al di là della paura. Musicalmente com'è Fogli Nightwalker? Nightwalker è un pensiero di una vita. Sono 16 minuti che sono gli ultimi pensieri che uno ha, per esempio quando fa i conti alla fine di un'esistenza, quindi tutto quello che gli è successo, sono tante emozioni diverse che cercano di racchiudersi in un unico pensiero. Quindi c'è la pace, c'è la paura, c'è l'emozione, c'è qualsiasi cosa, c'è l'amore, c'è la techno. Ci sono le voci, canteremo tutti e 3 insieme, cosa mai accaduta prima. E questa è la famosa chiave. Questa è la famosa chiave con cui cerchiamo di entrare nel mondo del pop. Esatto. E speriamo, non lo so, se ci fosse Festival Bar potremmo essere degli ottimi candidati. Volevo ringraziare Francesco Mazzoli e Marco D'Alessandro, che sono i 2 ragazzi che hanno cominciato a disegnare il fumetto e che poi successivamente, entrando comunque in sintonia con noi e che con il progetto, hanno creato tutto l'artwork. Ci sono un sacco di novità nel live. Vogliamo proprio colpire la gente anche dal punto di vista visivo. Vogliamo flashare la gente. Vogliamo che quando esce dal concerto abbia le mani nei capelli e pensi: che cazzo ho visto? Cosa sto guardando? L'idea che abbiamo è anche quella di utilizzare molto le luci flashanti. Sì. Quindi ci sarà proprio una percezione fisica tipo un po' epilettica del live. Un po' tipo un evento techno, no? Quando sì, ci sarà la grande innovazione di 3 microfoni sul palco, e quindi tutti avremo un microfono e tutti canteremo. E diciamo che anche la voce, nonostante si tratta di voci non convenzionali, quindi processate, vocoder, octaver, chi più ne ha più ne mette, growl col chorus, eccetera, saranno comunque molto più presenti. Quindi queste 2 cose principalmente, direi. Se noi siamo ancora qui dopo tutti questi anni è perché c'è sempre stato qualcuno
che ci spingeva, che ci voleva bene, che ci ascoltava, che si esaltava ai concerti, e quindi tutto questo lavoro è fatto principalmente per loro ed è un tentativo di farli entrare ancora di più nel nostro progetto di quanto abbiamo fatto in passato. Night walker, read the sky. These boats of